Tutti dicono che la tecnologia aiuta le persone con disabilità, ma in realtà spesso non è così. Sia perché con alcune disabilità bisogna sviluppare soluzioni al limite della fantascienza, che soprattutto per una progettazione lontana dalle reali esigenze. Quindi nel video farò degli esempi di quello che non va, i motivi di questi fallimenti e perché è importante creare una community di chi usa questi sistemi. Il primo esempio che mi viene in mente riguarda le sedie a rotelle. Ultimamente, infatti, dei loro schienali stanno sparendo le maniglie per spingerle manualmente, per questioni estetiche e per ridurre le zone spigolose. Però, insieme all'utilizzatore, arrivano a pesare anche 300 kg. Quindi, se i motori si bloccano, diventa un bel problema spostarle manualmente. Inoltre queste maniglie permettono di appoggiare borse e zaini senza modificare lo schienale, oppure le integrazioni di queste sedie con i comandi speciali del video in scheda e descrizione, che impediscono l'uso di clacson, luci e frecce. Passando invece ai dispositivi informatici, abbiamo assistenti vocali che non permettono di gestire completamente un cellulare con la sola voce. Quindi se devi concludere una chiamata, hai bisogno che lo faccia il ricevente, sempre che questi non abbia i tuoi stessi problemi, altrimenti la chiamata diventa infinita. Se poi, oltre alle difficoltà fisiche, hai difficoltà a parlare, gli assistenti vocali sono inutilizzabili e per la domotica devi ricorrere a soluzioni fai da te con tutti i limiti del caso. Padre, Eccolo. signor curato, Domanda? lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. È un povero prete di parrocchia, non c'entra niente. Claro, Noi siamo al servizio della gente, niente. Orbene, questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai. Come potete capire, uno dei motivi per cui ci troviamo in questa situazione è che spesso bisogna combinare tra loro tecnologie che non si sposano bene, soprattutto per le disabilità più gravi, dove ci sono diversi tipi di limitazioni. C'è poi la convinzione che una tecnologia che semplifica la vita a una persona senza disabilità aiuta matematicamente una persona con disabilità, quando in realtà non è sempre così, perché un Google Access con cui gestire il cellulare con la sola voce è inutile senza un comando vocale che interrompe l'esecuzione dei comandi, per il semplice fatto che se non posso usare dei sistemi per schiacciare un tasto, rischio di lanciare una bomba atomica mentre parlo del più e del meno con qualcuno. Ed infine c'è sicuramente la pressione economica, che spinge verso soluzioni uguali per più persone possibili, in modo da ammortizzare i costi di sviluppo e produzione. Ovviamente questi sono solo alcuni dei problemi esistenti e delle motivazioni che li hanno generati. Ma in realtà c'è molto di più. Quindi, senza un posto dove mettere in evidenza tutto questo, difficilmente chi costruisce questi sistemi potrà rendersi conto dei suoi errori e porre rimedio. Infatti, nello sviluppo dei sistemi meccanici, dove i costi di sviluppo e produzione sono più alti, le aziende collaborano di più con gli utilizzatori finali e si verificano meno problemi. Di conseguenza, una sola grande community di utilizzatori è più facile che venga trovata e ascoltata dalle aziende del settore, e questa grande community potrebbe trovarsi su questo canale.
se decidi di iscriverti e di condividerlo con altre persone. Perciò ti saluto con questa proposta e ti ringrazio per la tua attenzione. Ciao e alla prossima!